Bene, amici del canale Conoscere e Allevare le Api, riprendiamo con i nostri filmati dopo un periodo di stacco dovuto semplicemente al fatto che in questi ultimi giorni qui, queste ultime 2 settimane direi, sono uno dei periodi più impegnativi in apicoltura perché scade il 24° giorno in cui bisogna aver tolto tutti i melari e si fa il trattamento dopo il blocco della covata e quindi sono 2 settimane sono state 2 settimane piuttosto intense. Ho finito proprio ieri. Perché intense? Intense perché ho tirato giù circa 200 melari più o meno e ho fatto scendere in alveari in cui avevo fatto il blocco col telaio orizzontale, ho fatto scendere tutte le regine, ho fatto il trattamento. Naturalmente il 24° giorno mi scadeva a seguire in apiari diversi qualche giorno prima, qualche giorno dopo, per cui alla fine fra tira giù i melari e fai i trattamenti nei 3 apiari dove avevo dislocate le api, anzi 4 complessivamente con quelli anche di mio fratello, e praticamente sono state 2 settimane in cui ho lavorato veramente, veramente tanto. Il tema di oggi è telaio orizzontale, ma nel senso di cosa si fa alla fine del blocco, se si è fatto il blocco con il telaio orizzontale, e allora approfitto anche per rispondere a molte domande su questo tema che mi sono state fatte. Quindi tratto il tema fine blocco della covata con telaio orizzontale e trattamento finale, e contemporaneamente rispondo anche a molte domande che sono state fatte. Allora, per chi fosse alle prime armi, il telaio orizzontale è questo, è sostanzialmente una cornice, vedete, alta pochi centimetri, che ha una sola caratteristica importante, che sono queste 2 fresature qui, in cui vengono inserite le orecchie del telaino. Qui possono essere presenti anche 2 viti o 2 chiodi, avvicino magari un attimo, però questi sono opzionali, nel senso che il telaio può appoggiare su queste viti o su questi chiodi, ma può anche appoggiarsi sull'escludi regina che viene messo sotto, perché quindi se sotto noi abbiamo il nido, abbiamo un escludi regina sotto, cornice, telaio orizzontale con sopra la regina, sopra di nuovo altro escludi regina e i melari. La situazione è questa, quindi abbiamo nido sotto, melari sopra, 2 escludi regina che bloccano la regina in quella che diventa essere sostanzialmente una gabbia, semplicemente una gabbia grande. Ci resta dentro qui per 24 giorni. Questo è un blocco, a mio parere, è il tipo di blocco più efficace dal punto di vista del contenimento della varroa, perché l'ho detto tante volte, abbina il blocco della covata, che è una tecnica che di per sé permette di eliminare un numero elevato di acari, più l'effetto trappola degli acari che rimangono dentro al telaio e che vengono quindi eliminati. Naturalmente però noi dobbiamo agire prima che scada il 24° giorno. Se abbiamo sopra dei melari, abbiamo bisogno di intervenire prima del 24° giorno, perché dobbiamo togliere i melari prima del 24° giorno, perché il trattamento va fatto in assenza di melari. Allora cosa si fa? Qualche giorno prima si tirano giù i melari, si tira via l'escludi regina sopra, si guarda bene che la regina non sia sull'escludi regina ma sia effettivamente sotto, poi si scrollano giù le api dall'escludi regina e si mette l'apiscampo
si posiziona l'apiscampo, che viene posizionato sempre con il buco. Quelli di questo tipo vengono posizionati con il foro singolo verso l'alto e i due fori, che sono questi, nella parte sotto, quindi viene posizionato così, i melari vengono messi sopra e si aspetta quindi che i melari si liberino. È un'operazione che va fatta qualche giorno prima, questa. Una domanda che mi è stata fatta è: quanto tempo deve rimanere in sede l'apiscampo perché i melari si liberino bene? Questo dipende da numerosi fattori. Normalmente, se voi avete un solo melario, 2 giorni sono sufficienti perché si liberi piuttosto bene, però se di melari invece che uno ne avete su 2 o 3 e volete tirarli giù tutti contemporaneamente, perché ormai è ora di fare, e dovete tirarli giù tutti perché ormai è ora di fare il blocco, se avete per esempio 3 melari, secondo me in 2 giorni non si liberano bene, è necessario aspettare almeno 3 o 4 giorni. E poi, per la verità, il tempo necessario dipende da quanto è grande questo foro e quanti buchi ci sono qui, perché se questo fosse molto grande i tempi si riducono di molto. Quindi la prima operazione è tirare giù i melari utilizzando l'apiscampo. Guardate, io sono molto favorevole all'apiscampo rispetto ai soffiatori, perché seppure è vero che vi fanno fare un intervento in più, perché dovete necessariamente mettere l'apiscampo e poi ritornare per togliere i melari, c'è un vantaggio non da poco, secondo me, che se lavorate bene trovate i melari praticamente vuoti e potete togliere i melari in orari che io definisco umani, cioè a quel punto io so che i miei melari sono praticamente completamente vuoti, non devo spazzolarli, non devo soffiarli, mi reco in apiario e come mi è successo per esempio quest'anno, quando sono le 6:30, le 7 di mattina, ho già in macchina e sul rimorchio una trentina di melari o anche di più, senza api che svolazzano in giro, operazione che faccio col fresco in un momento in cui le api non volano e quindi non mi ritornano di nuovo sui melari. Quindi io uso molto gli apiscampo perché penso che, se è pur vero che allungano leggermente i tempi di lavoro, è altrettanto vero che ci permettono di lavorare in condizioni che io definisco umane. Insomma, non mi piace, con il caldo che ha fatto in questi ultimi giorni, pensare di andare in apiario nelle ore calde a tirare giù dei melari con il volo di api che c'è. Quindi metto il mio apiscampo e dopo, o la mattina prestissimo o la sera tardi, tolgo i melari col fresco quando le api non volano più, in assoluta tranquillità. Dico quando le api non volano più perché tanto i melari, se l'apiscampo ha lavorato bene, sono completamente vuoti. Quando tolgo i melari cosa faccio? Tiro via questo fuga api, questo apiscampo qui. Naturalmente la regina potrebbe essere qui sotto, quindi guardo bene che non sia qui sotto, che sia effettivamente qua in mezzo, e poi metto il coprifavo. Io però preferisco una seconda soluzione. Io in realtà, perché la ritengo molto più pratica, io in realtà, quando ho tolto i melari, lascio il fuga-api e metto sopra il coprifavo sopra l'apiscampo. Quindi l'apiscampo non lo tolgo neanche, non ho neanche il problema di guardare che la regina non sia qua sotto, e questo mi va bene anche perché, facendo il lavoro la mattina presto o la sera tardi, le api, in momenti in cui le api volano poco o male, non ho bisogno di aprire, lascio chiuso così
e in realtà il lapiscampo lo tolgo il giorno in cui faccio il trattamento, quindi tiro via il mio coprifavo, a quel punto tiro via il mio apiscampo e guardo bene che la regina non sia qua sotto, perché guardate qui lo spazio è limitato, quindi la regina può essere in qualsiasi posto, può essere sotto l'apiscampo o sotto il coprifavo, se mettete il coprifavo, può essere sulla cornice e potrebbe anche essere sull'escludi regina qua, perché le regine sentono l'odore del nido sotto e vorrebbero scendere. A quel punto vi dico un po' nell'ordine che cosa faccio. Cerco la regina che normalmente si trova comunque sul telaio orizzontale che è qua dentro, la prendo con questa mia pinzetta e la chiudo dentro qua. E dopodiché questo non va appoggiato sopra i tetti di lamiera perché altrimenti me la arrostite, questa regina va messo in un posto un po' fresco, un po' ombroso. Perché uso questo e non uso le mani? Uso questo e non uso le mani perché la parcheggio qui, intanto faccio dei lavori e lei mi rimane qui. Ma vedremo fra un attimo, c'è un altro motivo. Quindi la parcheggio da qualche parte, dopodiché cosa faccio? Rimuovo la cornice, rimuovo questo escludi regina qua, tiro via tutto. A quel punto lì il telaio orizzontale, scorlo giù le api sopra il nido, lo porto in macchina, lo metto dentro un'apposita bacinella dove li raccolgo tutti quanti, una bacinella chiusa perché continuano a nascere api e quindi non vi svolazzano poi api in macchina, insomma, ecco. E quindi libero il telaio e anche eventualmente l'escluriregina o l'apiscampo che avete sopra, scorlo tutte le api giù. A quel punto lì, o anche prima di scorlare giù le api, faccio scendere la mia regina. Il secondo motivo per cui uso questi fermagli qui è che quando si rilascia la regina con questi fermagli abbiamo la certezza di dove lei dovrà andare. Se voi prendete il vostro fermaglio e lo aprite così proprio sopra lo spazio fra due favi del nido, la regina ha una sola possibilità, che è quella di andare giù sotto, cioè non può volare via, ma semplicemente scende e va giù immediatamente perché l'unica possibilità che ha lei è di scendere giù nello spazio di interfavo del nido che c'è lì. Normalmente le regine scendono molto rapidamente perché sentono l'odore del nido e vanno subito giù. Quindi preferisco il fermaglio a prendere la regina con le mani per due motivi. Primo motivo che mentre la tengo nel fermaglio preparo e faccio quindi dei lavori. Secondo motivo perché ho delle certezze su dove andrà la regina quando esce, quindi è molto più difficile che possa volar via perché in realtà può andare solo in giù. Successivamente faccio il trattamento con acido salico gocciolato utilizzando una siringa come questa. Qualcuno mi ha chiesto ma il trattamento lo fai prima di far scendere la regina, lo fai dopo, quando lo fai? Guardate, è abbastanza indifferente questa cosa. Io cerco di far scendere la regina col fermaglio, poi aspetto qualche minuto che sia andata giù proprio bene e successivamente faccio il mio trattamento con l'acido salico gocciolato. Vi ricordo si aspirano 5 cc di soluzione per ogni favo ben popolato, quindi se la cassa è piena, i 10 favi sono ben popolati, aspirate fino a questo livello qui dei 50 cc e dopo gocciolo. Un'altra domanda è stata: ma dove goccioli? Io gocciolo cercando di bagnare il più possibile api, perché lo scopo del trattamento
questa è una sostanza che praticamente agisce per contatto perché le api non la mangiano, questa soluzione qui, anche se contiene zucchero, è troppo, o comunque è una soluzione troppo acida, quindi loro non se ne alimentano in ogni caso. Qualsiasi versione voi utilizziate, qualsiasi formulazione, agisce per contatto, le api non lo mangiano, quindi si cerca di bagnare il più possibile, il più api possibile, poi bagno leggermente anche il dorso dei telai in modo che un po' ne resti anche lì. La domanda che mi era stata fatta era nel senso di dire: ma non è che questo trattamento qua possa dare fastidio alla regina o addirittura danneggiare la regina? Allora, sul dare fastidio ovviamente non lo possiamo sapere, ma per cautela, diciamo, prima faccio scendere la regina, aspetto qualche minuto che vada giù bene e dopo gocciolo sopra. Sul fatto che l'acido ossalico non crei dei problemi alle regine, abbiamo invece delle certezze, perché in realtà sono ormai decenni che si fa questo trattamento di ossalico gocciolato e si è visto che le regine non lo sopportano benissimo, non hanno dei problemi a essere in un nido che è trattato con acido ossalico gocciolato. Completamente diversa è invece la questione, come dire, acido formico, perché invece noi sappiamo, per esperienza anche qui di decenni, che l'acido formico, soprattutto quando evapora troppo rapidamente, ha due effetti, ambedue, che ambedue possono essere considerati negativi. Il primo effetto è quello di fermare la deposizione di uova da parte della regina, il secondo effetto, se ne evapora proprio tanto tanto, è proprio invece quello di far morire le regine. Io credo di aver passato un po' tutti questi argomenti qui che mi ero segnato, quindi quando togliere i metlari, l'apiscampo, il giorno 24 in cui si fa scendere la regina, si fa il trattamento. Se volete resta un'ultima questione su cui anche mi sono state fatte molte domande, e la questione è: va bene, alla fine abbiamo lì questo telaino con dentro della covata. Che cosa ne possiamo fare di questo telaio con dentro della covata? Allora, quello che noi possiamo fare, non abbiamo tante alternative, perché noi siamo apicoltori, quindi noi, il nostro scopo è allevare tante api e poca varroa. Se noi andiamo a utilizzare quel telaio lì per fare dei nuclei, lo teniamo, insomma, a quel punto lì noi, più che degli allevatori di api, diventiamo degli allevatori di varroa, perché in quel favo lì c'è un po' di covata e un quantitativo industriale di varroa. Quindi noi, come dire, in qualche modo ci rinfestiamo l'apiario con degli acari che invece vanno assolutamente eliminati. Quindi l'apicoltore che agisce bene, che fa bene il suo lavoro, quei favi lì non li riutilizza. E guardate, i motivi in realtà sarebbero due. Uno è quello che vi ho appena detto, che c'è dentro una quantità industriale di varroa, ma il secondo motivo è che le api che nascono da lì nascono da celle che sono così infestate che hanno un'aspettativa di vita che è praticamente nulla. Quindi da quei favi lì non ottenete proprio niente, ottenete delle api che muoiono subito e reinfestate le arnie con tanti acari. Quindi cosa si fa? Due alternative solo: o li bruciate o li scerate, e in ambedue i casi la varroa viene eliminata senza rientrare
dentro alle vostre arnie, diciamo, ecco. Fatto in questo modo, il blocco della covata con telaio orizzontale, quindi fatto come realmente va fatto, è la modalità, la tecnica più efficace in realtà per applicare il blocco della covata. Rispetto ad altri tipi di blocco ha qualche vantaggio, anche qualche svantaggio se vogliamo proprio considerare tutto. Il punto di forza principale di questo tipo di blocco è che andiamo ad abbinare due tecniche, quindi una parte degli acari, e qui abbiamo già fatto un filmato, muoiono per effetto del blocco della covata, una parte degli acari ancora muoiono per l'effetto trappola, cioè perché restano intrappolati in quel favo che dopo voi bruciate o scerate, e poi naturalmente gli acari che rimangono muoiono per effetto del trattamento. Ma un altro vantaggio di questo tipo di blocco qui è che la regina voi al 24esimo giorno la fate scendere, è una regina feconda che ha continuato a deporre, e quindi voi al 24esimo giorno avete una ripresa immediata della deposizione da parte di una regina che funziona veramente bene. Un altro vantaggio del blocco della covata con il telaio orizzontale riguarda la circolazione dei ferroormoni, perché nel telaio orizzontale, il telaio orizzontale in realtà ha come dire, una finestra di comunicazione col nido che è enorme. Attraverso, scusate, adesso così sarebbe rovescia, andrebbe messa così la cornice, attraverso questo escludiregina salgono un sacco di api. Se poi sopra avete l'altro escludiregina e sopra avete ancora dei melari, il quantitativo di api che vanno su e giù qua è enorme. Allora cosa succede? Succede che le api ricevono tantissimo ferormone, la circolazione del ferormone mandibolare della regina è buonissima, le api ricevono tanto ferormone mandibolare della regina e quindi normalmente non si sentono orfane, la riconoscono molto bene in tutte le fasi del blocco, e quando voi la rilasciate, la fate andare giù, le probabilità che non venga accettata sono praticamente quasi zero, perché quella regina lì ha continuato durante tutti questi 24 giorni ad emettere il suo feromone mandibolare, e quindi è e resta sempre la regina di quella famiglia, accettata e considerata come tale. Quindi le problematiche di eliminazione della regina al momento del rilascio, che con i tipi di blocco in scatoletta piccola possono esserci, nel blocco della covata con telaio orizzontale è una problematica praticamente sconosciuta, cioè le regine che vengono rilasciate vanno giù, sono accettate e vanno avanti a deporre, cosa che facevano anche già prima, peraltro nel telaio orizzontale. A questo punto ho risposto alle numerose domande che mi sono state fatte. Poi la questione allora, sul fatto di fare il trattamento il 24esimo giorno ci sono delle evidenze scientifiche che ci dicono che i giorni buoni sono il 24esimo e al massimo 1 o 2 giorni successivi. Sul rilascio della regina ci sono idee molto diverse, ci sono apicoltori come me che rilasciano il giorno 24, cioè il giorno stesso del trattamento. Ci sono apicoltori che rilasciano la regina qualche giorno prima, di solito 3 giorni prima, nella considerazione che all'inizio la regina depone solo uova e le uova non sono recettive, ma di questo
abbiamo già parlato. Io faccio tutto il giorno 24 perché non mi metto di certo a rischiare qualcosa per guadagnare 2 o 3 giorni, però un'alternativa è anche quella di rilasciarla qualche giorno prima. Ecco, questo per quanto riguarda il blocco della covata col telaio orizzontale è tutto. Ho risposto anche alle domande che sono state fatte. Un saluto a tutti quanti, alla prossima.